RALT RT30 Formula 3 Alfa Romeo del 1985. Il nome RALT, o RALT in inglese, è l'acronimo ideato da due fratelli australiani, Ron e Austin Lewis. È un'avventura fantastica nata dall'ingegno e l'abilità, oltre che il grande talento di persone la cui vita motoristica è costellata di grandi successi. Sono grandi appassionati di corse e insieme costruiscono degli sport e monoposto con cui corrono le gare nazionali di velocità e salita. Nel 1954 Ron vince il campionato australiano proprio con la sua RALT 500. In quegli anni Ron fa amicizia con Jack Brabham, australiano anch'egli e futuro campione del mondo di Formula 1, il quale apprezza il talento progettuale di Ron, ma soprattutto ne intuisce il grande potenziale tecnico. Brabham e Toranek insieme fondano in Inghilterra la Brabham Racing Organisation nel 1962. La nuova scuderia costruisce vetture di Formula 1 e categorie minori. Tutte le Brabham saranno da quel momento progettate da Ron e verranno battezzate con la sigla BT proprio dalle iniziali di Brabham e Toranek. I successi saranno crescenti in tutte le categorie e culmineranno nel 1966 con la vittoria del campionato del mondo di Jack Brabham, il quale tra l'altro è l'unico pilota nella storia della Formula 1 ad aver vinto un mondiale con una vettura da lui costruita. Dopo il ritiro di Brabham dalle competizioni e dalla gestione della scuderia, Ron Toranek deciderà presto di cedere l'intera scuderia a Bernie Ecclestone. Ron è sempre il tecnico progettista di talento, con in più una lunghissima esperienza. Nel circus della Formula 1 è molto apprezzato e richiesto e collaborerà a diversi progetti. Tra questi, forse il più importante, la nascente scuderia di Frank Williams. Insieme modificheranno delle March, che risulteranno essere delle vetture tecnicamente ottime. Ma il grande tecnico ha ancora moltissimo da dare e proprio nel breve periodo di inattività progetta il ritorno alle corse e apre una nuova scuderia che chiamerà RALT. Inizia a costruire vetture per le categorie minori, contraddistinte dalla sigla RT proprio dalle iniziali di Ron Toranek. Il progetto si basa sull'idea di fornire a team e piloti una vettura performante ma anche economica e facile da gestire. Nasce quindi la RT1, la prima prodotta dalla RALT, una vettura molto versatile destinata alle corse di Formula 2, Formula 3 e Formula Atlantic. Tra i nuovi clienti spicca il nome di un giovane manager, Ron Dennis, che iscrive le RALT RT1 al campionato di Formula 2 del 1976 con i piloti Hans Stuck e Eddie Cheever. Nel 1979 nasceranno la RT2 per la Formula 2 e la RT3 per la Formula 3. La RT3 è un piccolo gioiellino ingegneristico, di costruzione molto raffinata. Il suo telaio è molto performante ed è dotato di effetto suolo. Una tecnica sviluppata in Formula 1 nella seconda metà degli anni 70 che, accelerando i flussi d'aria sotto il telaio, generava una forza verso il basso che a sua volta aumentava l'aderenza della vettura. In quegli anni i campionati di Formula 3, nazionali ed internazionali, sono combattutissimi e le gare affollatissime, motivo per il quale molto spesso vengono disputate delle batterie eliminatorie. Malgrado tutto ciò, le RALT riescono sempre ad essere super competitive in tutte le gare e in tutti i campionati. Tra i molteplici successi della RT3 tra il 79 e l'84 sono senz'altro da ricordare la vittoria al campionato inglese di Formula 3 del 1983 di Ayrton Senna e la vittoria al campionato europeo di Formula 3 dell'italiano Pierluigi Martini nello stesso anno. Nel 1985 l'abolizione dell'effetto suolo dai regolamenti impone cambiamenti importanti nella progettazione delle vetture, nonché la ricerca di nuove soluzioni aerodinamiche. Ron Toranek sfoggia ancora tutta la sua abilità, nonché la grande esperienza in Formula 1, dalle quali attinge a mani basse. La nuova
RT30 avrà una forma a bottiglia di Coca-Cola di derivazione Formula 1, ma la reinterpretazione del concetto è tutta del suo progettista, che renderà ancora una volta la RT30 unica nel suo genere. La pancia di sinistra viene sfruttata per l'alloggiamento dell'unico radiatore di raffreddamento, mentre quella di destra viene ridotta al minimo per abbattere drasticamente la resistenza aerodinamica della sezione frontale. Il telaio è ancora a monoscocca d'alluminio con struttura a nido d'ape, come per la RT3, ma le nuove forme aerodinamiche affusolate inducono modifiche tecniche importanti, come lo spostamento dei gruppi molla e ammortizzatore in posizione longitudinale esattamente sopra il gruppo cambio differenziale. Il risultato di questa rivoluzione sarà una nuova arma vincente, molto competitiva in un campionato che è diventato ancora più difficile, con l'arrivo di nuove grandi pretendenti alla vittoria, come le Dallara, le Martini e le Reinhardt. Ma proprio nel 1985 la RT30 conquista la vittoria nel campionato britannico Formula 3 con il pilota brasiliano Maurício Gugelmin. La vettura può alloggiare diversi motori che vengono scelti nei vari campionati nazionali dai vari team. Questa RT30 è allestita con il motore Alfa Romeo Nova Motor, un'azienda creata da due fratelli Gianni e Oreste Pedrazzani che dagli anni 50 preparano motori per vetture da corsa, fino a specializzarsi e diventare punto di riferimento internazionale nei campionati Formula 3. La loro maestria gli varrà un numero impressionante di vittorie e titoli nei campionati di Formula 3 nazionali ed internazionali. Di loro preparazione era tra l'altro il motore Toyota con cui Ayrton Senna vinse il campionato inglese di Formula 3 nell'83. Nel 1979 l'Alfa Romeo affida alla Nova Motor lo sviluppo e la preparazione dei loro motori per i campionati di Formula 3. Che, modificati dai fratelli Pedrazzani, svilupperanno potenze intorno ai 170 cavalli, risultato ragguardevole considerando la strozzatura all'aspirazione dell'aria di soli 24 mm, imposta dal regolamento. La vettura in assetto da gara pesa 455 kg e può raggiungere una velocità massima di circa 260 km/h. Il binomio RALT Alfa Romeo Nova Motor segna negli anni 80 un periodo di grandissimo successo. Riportarla in pista con una squadra di professionisti, oggi come allora, ci fa rivivere tutta la sua storia, i successi e la sua unicità di bolide altamente performante ed esteticamente entusiasmante.